Ma con questi piedini sarà possibile pesare il veicolo? Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale InfoCamper. Oggi, come avete sentito dal prologo, cercheremo di rispondere alla domanda se è possibile pesare il veicolo. Questa domanda chiaramente è una domanda retorica, perché sapete benissimo, se non l'avete visto, andatelo a guardare, andatelo a cercare, non so se la prima o il secondo episodio del report dal Salone del Camper 2023, dove abbiamo incontrato Simona all'interno dello stand Amploy, che ci ha fatto vedere che questa cosa è assolutamente possibile. In questo caso noi la faremo insieme, installeremo questo kit di piedini di cui andremo ad indicare ogni singolo componente e vedremo quindi anche la novità, cioè la possibilità di avere il peso del veicolo all'interno del display. Sollevando il veicolo tramite gli attuatori elettroidraulici, attendendo qualche secondo avremo il peso del veicolo, cosa molto interessante. Prima di fare ciò però iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Piedini elettroidraulici ne abbiamo già parlato, abbiamo già fatto un'installazione, in questo caso però faremo una cosa leggermente diversa perché la installeremo sul Ford. Innanzitutto vi ho messo qui sul tavolo tutta quanta la componentistica che viene fornita all'interno del kit e adesso l'andremo a definire. Abbiamo la cosa più evidente, ovvero il piedino stesso, quindi il piedino è un piedino a doppio, un attuatore idraulico mandate e ritorno a doppio stelo. Lo vedete, doppio stelo quando si estende tende ad avere due stadi, questo ci consente di avere una maggiore escursione, una maggiore corsa, nonostante il piedino sia di dimensioni ridotte. Questi piedini è stampigliato qui sopra, sono i 350, quindi con un'escursione di 400. Ve li faccio vedere qua, vedete? Qui c'è l'indicazione stampigliata e sono da 400, quindi una corsa, un'escursione di 440 cm. Allora, gli attuatori abbiamo detto tutto, vediamo che cosa ci danno nel kit. Ovviamente ci danno gli staffaggi per il fissaggio, staffaggi anteriori, staffaggi posteriori, ovviamente ognuno ha i suoi, ma li vedremo insieme. Qua abbiamo un po' di bulloneria che è in funzione della tipologia di veicolo che andremo ad installare. Ovviamente ci daranno il manuale, che è un manuale sia di installazione sia di uso e manutenzione, quello rimarrà a voi. Poi andiamo nella parte un pochino più interessante, che è questa è la centralina elettroidraulica. Nella centralina noi abbiamo, questa è coperta da un coperchio, ma in realtà noi per un montaggio esterno utilizziamo una copertura completa perché la riteniamo un po' più efficace. Nella parte vostra destra c'è il serbatoio dell'olio. La parte anteriore invece è la parte delle valvole. Queste sono le valvole che poi verranno alimentate tramite dei connettori. C'è il pressostato, c'è la possibilità di avere lo sgancio di emergenza, perché chiaramente noi abbiamo la necessità di riportare i piedini in posizione nel caso dovesse esserci qualche problema. Questo è il teleruttore, in questo caso qua c'è il motore, ovvero la pompa sostanzialmente che spinge l'olio. Questo è il cuore, diciamo, del sistema. Viene montato o internamente o esternamente in funzione delle preferenze del cliente. Nel caso di installazione esterna abbiamo una staffa dedicata che ci consente di fissarlo nella parte dove è più indicato in funzione della tipologia di veicolo. Poi abbiamo chiaramente per la connessione quindi finiamo la parte meccanica degli attuatori alla centralina. Logicamente abbiamo dei tubi, la tubazione ad alta pressione, ovviamente eccola qua con gli occhielli che andranno ad inserirsi all'interno delle valvole e chiaramente termineranno sugli attuatori. Avremo ovviamente in questo caso anche la dotazione di bulloni forati, che sono i bulloni che ci consentono appunto di far passare l'olio e di gestire l'olio. Poi ovviamente ci viene dato un cavo positivo e negativo, guardate quanto è grande, perché ovviamente dovrebbe essere da 25, la corrente che passa è anche rilevante. In dotazione abbiamo anche il cavo rosso, è praticamente un positivo sotto chiave e consente alla centralina di darci l'allarme nel caso in cui noi abbiamo intenzione di accendere il motore e abbiamo i piedini tirati in posizione non di riposo, quindi ci pone l'attenzione. Abbiamo ovviamente il cavo sufficientemente lungo RJ40 che collega la centralina
eccola qui dentro la centralina ermetica da installare esternamente o internamente. All'interno della centralina abbiamo questi due ingressi, devono essere utilizzati in questa maniera, ovvero da una parte si collegherà sulla scheda, poi ve lo faccio vedere, dall'altra parte andiamo ad inserire quest'altra funzione, ovvero l'indicatore della posizione orizzontale del veicolo, quindi questo ci consente di sapere quando il veicolo è in posizione orizzontale e può essere chiaramente anche programmato. In questo caso non so se chiaramente, probabilmente non ci avrete fatto caso, ma in questo qui è il cavo di segnale, abbiamo un altro cavo che non avevamo nell'altro caso e questo cavo serve proprio per il nostro trasduttore di pressione, poi ne parleremo, lo mettiamo un attimo da parte. Finiamo con la centralina dove abbiamo anche il connettore con i vari pin che serve appunto, eccolo qui, questo è il connettore con il cablaggio, il fascio di cavi che da un lato esce dalla centralina e va ad attivare le singole elettrovalvole. Ok, questo si segue lo schema e non ci sono problemi. Qua abbiamo il fusibile di potenza, abbiamo l'asta e poi l'ultima parte che voglio far vedere, l'apriamo insieme. Eccola, abbiamo la centralina, qua dentro c'è la centralina, eccola qua come vedete, la centralina, il pannello di comando che viene posizionato in posizione fissa e abbiamo poi quest'altro che è molto interessante, il telecomando, che è veramente molto efficace, lo trovo molto efficace, il telecomando comodo. L'ultima parte che ci viene fornito l'olio ovviamente, l'ultima parte che vi volevo far vedere è questa qua, questa scatolina è la cosa in più che ci consentirà poi di sollevando il veicolo di avere l'indicazione del peso. Questo è un trasduttore di pressione, eccolo qui, come vedete, da un lato viene collegato questo contatto qui, avvitato, anche questo è da esterni, l'altra parte invece va avvitata su un punto della testa del gruppo idraulico. Questo ovviamente appunto è il trasduttore di pressione, ovvero è ciò che consente di analizzare la pressione e metterla in relazione con il peso, relazionarla al peso. E questo è diciamo il nuovo accessorio con cui giocheremo. Ok? Quindi questo è quanto relativamente alla componentistica. Adesso non ci resta che andare dietro di voi, quindi davanti a me, dove il veicolo è già in posizione e potremo iniziare a lavorare prima con le staffe posteriori, installando le staffe posteriori, poi le anteriori o viceversa, le posizioniamo e facciamo il lavoro insieme, poi alla fine faremo la programmazione. Siamo, come avete immaginato, sotto il camper, andiamo a lavorare nella parte posteriore destra. Per inserire l'attuatore abbiamo questa staffa composta da due componenti, il primo componente che ha la forma dell'attuatore che verrà cinto e bloccato da una staffa simile a questa, e poi c'è questa che è sostanzialmente una mensola, verrà posizionata tra la balestra e il telaio, inserita all'interno, e nella parte inferiore utilizzeremo due cavallotti così posizionati in questa maniera, e uno di questi due ha uno scavo, diciamo una staffetta che consentirà l'inserimento tra un cavallotto e l'altro, e quindi tra un attuatore e l'altro, di un profilo a sezione quadrata che consentirà la stabilizzazione dei due attuatori.
fissarli. Prima di posizionare la centralina sulla sua staffa andiamo a riempire l'impianto, quindi andremo a mettere tramite un imbutino l'olio idraulico all'interno del serbatoio e faremo la procedura di riempimento. Faremo scendere ed alzare i pistoni fino a quando tutta l'aria presente all'interno del circuito non sarà completamente spurgata. Ultima operazione prima di tirare giù il camper: montiamo la copertura. In questa maniera andrà un pochino sagomato, ovviamente, per proteggere la centralina con tutti i tubi e tutti i connettori e coprire un po' questa bruttezza che non è bellissima. Insomma, lo copriamo in questa maniera, ok? Bene, sotto abbiamo finito, possiamo tirare giù il camper. Terminata l'installazione, adesso andiamo a pesare il veicolo, quindi i dati che verranno forniti dal sensore asse anteriore e asse posteriore totale verranno confrontati e tarati e allineati a quelli della bascola su cui andremo, quindi avremo un confronto in modo da allineare i valori. Vai, spiegami. Allora, la leva quella più grande che scorre sono Le tonnellate, ok. Poi questa più piccola sono i quintali e questa piccoletta ancora sono i chili. E tu come li manovri? Cioè come le gestisci? Ah, con quella là. Lo sblocchi. Di dietro, più chili, meno chili, si sblocca. Sì. Finché le due levette rosse non stanno pari. Quando stanno pari è pronta per pesare. Per la pesata. Andiamo a mettere i piedini, va? Ed ecco qui, amici, abbiamo finalmente la pesata, asse anteriore, asse posteriore e totale, che andremo poi a confrontare e a regolare con il nostro dispositivo. Supporto antico, cartaceo, come antica la bascola. Allora, siamo rientrati finalmente in camper, adesso andiamo a tarare il sistema. Queste sono le nostre due pesate. La somma dell'anteriore e del posteriore non fa il totale, ovviamente c'è un piccolo scarto, questo è normale, però il totale, che è il numero più attendibile, è circa 3090, quindi questo veicolo ha un peso totale di 3090, 2110 sull'anteriore, 1040 sul posteriore. Ci sono una sessantina di chili di differenza, quindi andiamo a lavorare su un 2080 come riferimento sull'asse anteriore e un 1010 sul posteriore. Adesso entriamo, entrato dentro il menu installatore sostanzialmente, dove possiamo gestire questo scarto. Quindi dobbiamo, rispetto alla pesata che avevamo fatto precedentemente con i piedini, dobbiamo aumentare a 256 kg l'anteriore, più 256 kg l'anteriore, vedi? Vai.
e più 211 kg il posteriore. Ok, chiaramente abbiamo dei numeri approssimati e 211 il posteriore. Anche questo ovviamente è abbastanza approssimato perché ok, vai, benissimo, perfetto, ok, possiamo uscire, ok, il piano l'abbiamo fatto, a questo punto abbiamo tarato il sistema, non ci rimane che provare quindi il dispositivo di pesata. Premiamo il pulsante generale, vai, lo teniamo premuto ed andiamo a pesare. Sentite che il bip ci indica che sta effettuando la procedura di pesatura. Ora noi scendiamo e vediamo che cosa viene fuori, altrimenti incidiamo troppo sul dispositivo. Allora, guardate un po' il risultato, 2074 rispetto a 2080, dell'asse anteriore, l'asse posteriore 1024 rispetto a 1010, totale 3098 su 3090, diciamo che ci sono 8 kg di differenza, ragazzi, è un risultato veramente straordinario, un'ottima soluzione, molto precisa, con un errore praticamente nullo, quindi abbiamo tarato per bene il dispositivo in modo da ottenere questo tipo di valore. Ok, avvicinarci il più possibile alla pesata della bilancia. La procedura è stata effettuata, è molto semplice, questo dispositivo ritengo sia veramente efficace. Abbiamo quindi oggi fatto vedere l'installazione e la taratura del dispositivo piedini amplo elettroidraulici su Ford. Per me era una cosa nuova e sicuramente anche per voi. Ovviamente sappiate che si possono installare su tutti i veicoli e adesso abbiamo anche la possibilità di inserire questo trasduttore di pressione che ci consente di sapere la ripartizione del carico sugli assi e il suo carico totale, quindi ci fa stare un pochino più tranquilli. Come dicevo, a me si può sapere se bisogna lasciare la moglie a casa prima di passare la frontiera. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Ci vediamo alla prossima!